Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto vediamo le energie principali, i segni zodiacali e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il fanciullo, in questo caso è una fanciulla, che ci porta a un buon inizio, nel senso di un evento di gioia, di spensieratezza, divertimento, anche delle notizie e delle occasioni che possono essere interessanti. Diciamo che nella settimana sono favorite tutte quelle opportunità da cogliere, anche quelle novità che non solo vi possono aiutare nelle cose già in corso, in via di sviluppo, però insomma, soprattutto se avete un nuovo progetto, una nuova idea, anche un qualcosa proprio a livello pratico, quindi si parla un po' in tutti gli ambiti della vostra vita e lo vedremo meglio in seguito, ma direi che alcune cose vanno a favorire anche le questioni pratiche legate al denaro e al lavoro. Anzi, vediamo proprio la carta dei pesci che fa muovere le cose abbastanza in fretta e porta anche dei vantaggi, dei progressi, possibili spostamenti in corso. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. Abbiamo anche un po' quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti. E adesso procediamo. Consiglio di adattare sempre a quello che state vivendo, perché sapete, ognuno di noi ha la propria vita e quindi questa è una lettura generica dove si vede una fase molto importante riguardo raccogliere risultati, soddisfazioni, di benessere e di intesa profonda nella relazione. È vero che quando salta fuori la ninfea poi insieme anche alla viola vuol dire che abbiamo o delle idee, dei progetti, delle cose che stiamo pensando che sono dentro di noi che potrebbero essere un po' troppo insistenti, un po' troppo ossessivi. Quindi dipende se magari queste idee, queste cose possono riferirsi alla persona stessa che volete bene, che amate, e magari ci sono dubbi, perplessità o state cercando di capire alcune cose a livello sentimentale, oppure possono riguardare altre situazioni, sviluppi esterni. Magari avete dei progetti, avete delle idee da realizzare. Da quello che ho visto, principalmente sono favorite le cose a breve termine, quindi se volete organizzare qualcosa nel corso della settimana si può realizzare, si può ottenere immediatamente. Se invece si tratta di progetti da pianificare, quindi realizzare successivamente, allora queste carte vi stanno dicendo che si deve pianificare, si deve incominciare già adesso a fare qualcosa per far sì che poi le cose possano procedere in un certo modo. Qualche dubbio, qualche incertezza, come vi dicevo, riguarda questo pensiero, questa idea, quel qualcosa che ovviamente dovete capire e comprendere voi. E questo vale anche per i single. Che cosa vogliono dirvi? Che ci può essere un'attrazione, un coinvolgimento, anche una nuova conoscenza. Ovviamente il fatto che ci sia la ninfea può mettere dei blocchi e degli ostacoli, quindi distanza, allontanamento, impossibilità, forse la persona impegnata, oppure ci sono altri blocchi e quindi questo lo capirete voi. Magari al momento
potreste non sentirvi pronti, non voler magari affrontare una nuova relazione o comunque occuparvi di alcune cose prioritarie, quindi ognuno di voi può sperimentare questa specie di blocco. Se proprio non c'è nessuno, comunque si vede la possibilità di questo nuovo incontro o comunque di un coinvolgimento e anche di riuscire ad ottenere un obiettivo. Dipende sempre che cosa desiderate. Per alcuni potrebbe essere un'attrazione fugace, un'avventura che si conclude lì, per altri magari potrebbe essere questo nuovo interesse, questa nuova conoscenza e ovviamente capire poi man mano le cose come possono svilupparsi. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta bambino, in un certo senso abbiamo più o meno la stessa energia come quella principale, quindi porta aumento, entrate, anche aiuto, sostegno, quindi qualcosa potrebbe essere proprio in fase di evoluzione e di miglioramento. Ci possono essere anche dei nuovi atteggiamenti, nuove idee, possibili collaborazioni, nuove conoscenze, quindi un qualcosa che può partire immediatamente nel corso della settimana, oppure quella nuova spinta per situazioni già in corso. E direi che loro stanno sottolineando, anzi proprio mi vogliono dire che state facendo bene, che dovete continuare in questo modo. E come saltava fuori poi anche sin dall'inizio nel corso della lettura, che sono favorite le cose da realizzare nell'immediato, quindi se avete un'idea, un qualcosa che volete fare, fatela subito. In realtà bisogna far subito anche la pianificazione di progetti a lungo termine, capire alleati o persone che vi possono aiutare, sostenere, magari darvi un consiglio, un supporto, eccetera. A volte potrebbe essere anche una figura di riferimento, un professionista, poi soprattutto per alcune circostanze c'è proprio bisogno l'aiuto di una persona del genere. Quindi state facendo bene, potete procedere in questo modo, alcuni risultati li potete ottenere immediatamente. Occhio a questo bambino che, essendo comunque una carta positiva, può portare varie situazioni di fiducia, di speranza, di nuovi inizi, nuove conoscenze, abbiamo visto collaborazione, miglioramento, una fase in evoluzione che man mano andrà sempre meglio. E questo vale per tutti, per chi ha lavoro, per chi ha altri progetti in corso e soprattutto per chi ha la ricerca, la possibilità di iniziare effettivamente c'è, oppure magari sono delle proposte, delle cose da valutare, ma che sicuramente possono essere molto interessanti per nuovi inizi futuri o successivamente, magari dopo aver programmato, valutato, dopo essersi insomma confrontati per bene su alcune questioni a livello pratico. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!